Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Questa sera farò una ricetta del riciclo. In realtà sono due. Queste sono due ricette che mia nonna usava fare sempre proprio dopo aver fatto il bollito per fare il brodo per i tortellini di Natale. E quindi mi trovo qui costretta a farla anch'io. Costretta perché noi facciamo tante ricette ma non mangiamo più come una volta e è avanzato un bel po' di bollito. Beh, alcune volte le ricette di riciclo ne facciamo, sembrano nuove ma sono a volte riciclate. Sì, assolutamente. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di carne mista bollita. Qui abbiamo del muscolo di vitellone, della gallina, ovviamente senza pelle e senza ossa, ragazzi, per favore, e della copertina, sempre di vitellone, senza la pelle, importante perché è duretta la pelle, anche bollita e ribollita, ma quella rimane comunque dura. Poi abbiamo del sale, delle spezie, sale, pepe e noce moscata, un uovo. Nonna metteva anche del parmigiano, ma la carne di bollito è già bella saporita e io preferisco non metterla. Metto mezzo spicchio d'aglio, il prezzemolo qui non si può. Però non hai detto come le fai ancora. Le faccio delle polpette fritte. Ah, buone polpette fritte. Faccio delle polpette fritte. Allora, qui come vedete abbiamo un altro tipo di ciccia. Che ciccia non è? Sono i famosi nervetti, durelli, non so come li chiamate voi. Questi altri non sono. Gli scarti del bollito, praticamente. No, sono i tendini che sono attaccati alle ossa del manzo, del vitellone, che quando lo facciamo, insomma, quando facciamo il brodo, noi perlomeno abbiamo usanza di mettere sempre un paio di ginocchi e questo è il risultato dei tendini attaccati alle ginocchia. Sono buonissimi. Di solito ci fanno la coppa, tanti la chiamano in un altro modo, però la coppa praticamente è fatta con gli scarti, diciamo, del maiale fatti a pezzetti con l'aglio, il pepe, l'arancio, eccetera. Però questa ricetta non la vedremo oggi. Questa ricetta non la vedremo oggi, però poi se magari per favore la Certo. metti nell'info box e la togliamo. Come dobbiamo procedere? Dobbiamo procedere macinando tutta la ciccia nel frullatore. Deve essere fatta finemente, però non una poltiglia, ok? Quindi quando è bella macinata, che però non fa la pappetta, diciamo, allora voi spegnete il frullatore e la rimettete nella ciotola perché poi va condita. Quindi ci rivediamo qui a ciccia macinata. A dopo. A dopo. Allora, eccola qui. Ciccia tritata, abbiamo messo anche l'aglio, fatto tutto a pezzettini piccini picciò. A questo punto andiamo a dare una bella macinata di noce moscata. Se riesco a tirar giù la grattugia, eccola, uscita finalmente. La grattugina da dita, carinissima, piccola piccola. La noce moscata dà sempre un ottimo sapore a tutto. Sì, poi in particolare in queste polpettine di bollito. Come sta bene sul brodo la noce moscata, sì. Sta bene anche sui dolci. Beh, nei biscotti di pan di zenzero sì. C'è, per esempio, una bella macinatina di pepe misto, o pepe bianco, insomma un pepe aromatico, un pizzico di sale, appena, e un uovo intero. Ecco qui. A questo punto dobbiamo semplicemente mescolare il tutto. Poi, una volta mescolato, lo faremo stare a riposare nel frigorifero una mezz'oretta e poi andremo a formare le nostre polpettine.
Quindi ci vediamo tra una mezz'oretta. Una mezz'oretta almeno. A dopo. A dopo. Allora, la ciccia ha riposato, ho preparato un pochino di farina 00 semplice e a questo punto che dobbiamo fare? Le polpette. Le polpette, esatto. Dobbiamo prendere un cucchiaio, una cucchiaiata così, Nonna le faceva anche un po' più grandi, quindi vabbè, poi ognuno le fa. esatto. E se uno le facesse piccoline per farci la lasagna? No, No. non ci sta bene. Ecco qua, infarinatele per bene e poi le andiamo a friggere una volta pronte tutte quante. A tra poco. Allora, sono pronte. A questo punto le mettiamo nell'olio bollente. Vi ricordo sempre di fare la prova a stecchino, o meglio, mettete uno stecchino, la punta di uno stecchino dentro l'olio bollente. Se l'olio frigge intorno allo stecchino vuol dire che ha raggiunto la temperatura, se no usate anche un termometro, va bene uguale. Lo stecchino è più economico. Lo stecchino è più casalingo. Le facciamo dorare da entrambi i lati. Qui non c'è bisogno di cuocerle perché il bollito è già cotto, quindi devono solamente dorare da entrambi i lati. E poi le mettiamo su abbondante carta assorbente e possiamo mangiarle. Quindi ci rivediamo una volta cotte. A tra poco. A tra poco. Eccole qui. Sono pronte. Sono pronte. E sono anche molto gustose. Beh, sembrerebbe di sì. Sì, sono un pochino, sembrano alla vista un pochino più secche delle classiche polpette, perché comunque il bollito è già cotto. Il bollito è già cotto e poi nelle altre c'è il pane, il parmigiano, certo. eccetera. Ecco. E queste come si possono mangiare così semplici oppure condite in qualche maniera? In che maniera anche? No, questi si mangiano così semplici, con una spruzzatina di limone sopra e via. Perché spesso il bollito o con la salsa verde o con la maionese. Sono già fritte. Ma la maionese di solito sta bene su tutto. Tu la metti su qualsiasi cosa praticamente, però su queste non... Vabbè, io assaggio. Ok, guarda, sono incandescenti, Lo so, ma è il mio dovere. Lo so, ma attento. Non soffi nemmeno. Vabbè. Ragazzi, buonissime. Sembrano secche, invece sono molto morbide. Morbidissime e saporitissime. Guardate che spettacolo, ragazzi. Provate a farle anche voi perché in cucina non si deve buttare via niente. Ci mancherebbe. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!